Ciao, sono Francesco Montaruli, siamo a Ruvo di Puglia, siamo qui alle porte delle Murge, in un paese di appena 25.000 abitanti, di grande impronta e identità contadina, un po' come lo è la nostra cucina. Mezza Pagnotta è una cucina legata al territorio, alla quotidianità dei nostri gesti, alla quotidianità dei gesti dei raccoglitori. Diciamo che siamo ancora più brevi della stagionalità, quello che facciamo è un dialogo diretto con il luogo in cui viviamo, quindi con le murge, con i raccoglitori che si occupano quotidianamente di raccogliere verdure, ortaggi, alcune anche di origine spontanea, da servirli poi noi in tavola con degli equilibri sobri, frugali, semplici, un po' come la gastronomia pugliese ci insegna, quel lusso di semplicità che un po' abbraccia tutta la Puglia, dal Gargano al Salento. Oggi con Italia Squisita, Mezza Pagnotta torna alle sue origini, quando abbiamo iniziato a preparare e a racchiudere tutto quello che c'è di buono della nostra terra, dei nostri orti, tra due fette di pane. Ci saranno 3 panini, dal più semplice al più complesso. Chi darà legge oggi alle nostre preparazioni sarà il tempo. Uno sarà fatto in 5 minuti, uno in 6 ore e l'altro nell'arco delle 24 ore. Cominciamo subito col panino più veloce. Tritiamo delle mandorle delle nostre raccolte selvatiche, quindi che hanno un blend aromatico, si passa dalla dolce all'amara a diverse varietà, le tritiamo finemente fino a raggiungere una granella di mandorle che poi tosteremo in padella, una padella antiaderente con un filo di olio crudo, fino a che le mandorle si abbrustoliscono, si devono quasi un po' bruciacchiare. Dopo affettiamo 2 fette del nostro pane di segale, un baulettone di segale ovviamente coltivata nella vicina Basilicata, lo renderemo un po' più croccante, quindi esalteremo anche le note tostate della segale. Ci affettiamo anche 2 fette di pecorino primo sale, in realtà è un misto pecora e capra, da tostare anche lui, più che tostare, piastrare nella stessa padella dove abbiamo prima abbrustolito le mandorle, poi tostato le fette di pane di segale e poi piastrato il formaggio. Tocco finale da aggiungere è il frutto e il fiore del basilico secco. Il basilico, sapete che la pianta quando va in fioritura tutti spuntano per evitare che la pianta sopperisca. Consiglio che voglio dare: non buttate mai via quella parte estrema, ma in realtà quella la tenete da parte perché da secca è la parte più aromatica del basilico che potreste poi utilizzare durante l'inverno. Come vedete, questo è il panino velocissimo che subito sazierà e appaccherà la vostra fame, che vi ricorderà un viaggio nel Mediterraneo. Nel secondo passiamo a un panino fatto, preparato nel tempo di 6 ore. Innanzitutto ci procuriamo una ricotta fresca che metteremo in forno dopo averla salata un po' sulla parte sia superiore che sul fondo della ricotta. La metteremo su una griglia forata in forno e la faremo asciugare a 65 gradi, 70 gradi, quindi anche in un forno a convezione in casa si potrebbe fare tranquillamente. Mentre la ricotta cuocerà lentamente per 6 ore, quindi finché si creerà quella crosticina esterna
che la renderà ancora più gradevole. Intanto noi ci procuriamo il protagonista di questo panino, che sono le fave fresche. Le fave fresche ci servono intere con il bacello intendo, quindi più tenere sono meglio è. Le laviamo sotto acqua corrente e basta. Dopo le passiamo direttamente sulla griglia. Mio fratello Vincenzo in questo caso sta per arrostire le fave. Come vedete le sta arrostendo con il bacello per intero. Lui ovviamente lo sta facendo a mani nude perché ormai è abituato a giravoltare le fave sull'arrosto, però voi ovviamente procuratevi dei guanti, delle pinze, fatelo con sicurezza. Una volta arrostite le fave intere con il proprio bacello, quindi si devono bruciacchiare esternamente, in una teglia o in una bowl d'acciaio, le facciamo marinare insieme a del trito di aglio fresco, dato che siamo nel pieno periodo fave fresche e aglio fresco, menta fresca, tutto marinato con extravergine di coratina di nostra produzione. Eliminiamo le due estremità, diciamo la coda e la testa della fava, che sono le parti più dure, e le lasceremo marinare per 6 ore ovviamente, fino a che la nostra ricotta si raffermerà in forno. A questo punto prendiamo il nostro pane di semola di grano duro, il pane che più rappresenta la nostra terra murgiana, anche se del giorno prima ancora meglio, perché noi così lo affettiamo per bene. Ci facciamo queste 2 belle fette di pane nel forno, più o meno a una temperatura di 180 gradi, le facciamo tostare leggermente per 5-6 minuti e dopo le nostre fave arrostite marinate con aglio e menta fresca. Dopo ci mettiamo 2 fette di ricotta che tagliamo con un coltello alla maliscia. Forse vi state chiedendo come mai solo 2 ingredienti. Beh, in questi 2 ingredienti è racchiusa tutta l'identità contadina, etnobotanica, tutti i suggerimenti tramandati per via orale dai nostri antenati. Papà è stato il primo a suggerirci che pecorino o formaggio fresco o ricotta e fave fresche ci stanno divinamente, ci ricorda la primavera. Quindi quello che abbiamo voluto racchiudere è davvero l'idea contadina legata alla pastorizia, alle transumanze, al sapore di pecora e quel sapore forte, tannico della prima fava fresca di primavera. Dopo questi 2 bei panini ricchi con una grande impronta vegetale, perché la nostra è una cucina che tutti conoscono come cucina vegetale in Puglia, passiamo a un panino stupendo dove finalmente c'è del grasso animale, un panino con il capocollo pugliese, cotto in 24 ore. Bene, capocollo, scegliamo un capocollo grasso, non prendiamo un capocollo magro, perché le 24 ore sono importanti, e più grasso c'è e più ci aiuterà per la cottura delle 24 ore. Quindi un bel capocollo grasso da marinare con le nostre erbe aromatiche della Murgia, quindi timo serpillo o timo selvatico, semi di finocchietto, cospargiamo tutta la carne affinché la marinatura entri nelle trame. Ci aggiungiamo del moscatello selvatico. Il moscatello selvatico è un vino aromatico ma vinificato in secco da un artigiano. Dopo aver aggiunto anche del sale, mariniamo questa carne per le prime 6 ore. Dopo 6 ore di marinatura lo portiamo direttamente sul fuoco dei nostri carboni ardenti, sia carboni che schegge di legno secco di ciliegio. Si creerà intorno al capocollo questa bruciacchiatura, sarà brustolito
lievemente, ma soprattutto si affumicherà con le note del ciliegio secco che ricordano la dolcezza della vaniglia. Il fatto che il capocollo l'abbiamo abbrustolito, quindi l'abbiamo leggermente affumicato e quindi si è creata questa crosta esternamente, ci aiuta poi per completare la cottura del capocollo in vaso. La vasocottura è una cottura antichissima, ancestrale, in questo caso ci serve per far sì che il calore del forno non aggredisca il capocollo, quindi lo inseriamo all'interno, lo chiudiamo e lo mettiamo in forno a vapore. Se non abbiamo il vapore basta avere una scodella di acqua in un forno a convenzione e con una temperatura appena di 60-65 gradi lo facciamo cuocere per 15 ore. Mentre il capocollo è in vasocottura, con il nostro cavolo rapa noi iniziamo a prepararci delle fette sottilissime, preparate ovviamente con l'aiuto della nostra affettatrice. Disponiamo le lamelle di cavolo rapa nel forno, ci aiutiamo con questa griglia, le apriamo ben bene, fissiamo una temperatura di 110 gradi con una bassa ventilazione per circa 20 minuti. Saremo attenti a non farle inumidire, quindi le terremo aperte in un piatto con un foglio di carta. Dopo prepareremo una maionese vegetale che legherà il tutto, fatta da patate e capperi di Pezze di Greco. Pezze di Greco è un paese rinomato per i suoi capperi in Puglia. La maionese si prepara sbollentando le patate finché arrivino ad essere morbide durante la cottura. Dopodiché le raffreddiamo, cosa che di solito non si fa, però in questo caso a noi ci serve che il raffreddamento rendi la patata collosa e poi ci aggiungiamo una manciata di capperi, dell'aceto di mele, un buon olio di semi di girasole estratto a freddo e ci aiutiamo o con un robot o, come in questo caso, con un frullatore a immersione per ottenere questa maionese vegetale. Ovviamente le dosi dipendono dalla consistenza che vogliamo, dall'acidità che vogliamo, poi ognuno di noi può dosarla come vuole. L'importante è che ci siano questi ingredienti principali. Quindi dopo aver cotto il capocollo per 15 ore, aspettiamo che si riposi sui suoi succhi che ha perso e si raffreddi. Dopo averlo raffreddato per ben 3 ore, lo passiamo alla nostra affettatrice, dove con una giusta regolazione minima riusciremo ad avere delle fette sottilissime di capocollo, perché queste fette le serviremo da fredde, quindi il capocollo deve essere sottilissimo, si deve quasi sciogliere sotto il nostro palato tra le 2 fette di pane. Quindi abbiamo pronti tutti i nostri ingredienti e in questo caso il nostro pane è una ciabatta di semola. Ciabatta tipicamente ricorda la ciabatta italiana, ricorda il panino. Assembliamo il tutto, quindi mettendo delle spennellate di maionese vegetale di patate sulle 2 fette di pane. Dopo ci mettiamo le fette di capocollo che non saleremo perché sono già state salate prima nella marinatura del capocollo e per ultime le chips di cavolo rapa. Sul finale la nostra maionese vegetale di patate e capperi che terremo a freddo perché più fredda è e più ha il sapore, ha questa acidità che ripulirà tutto dalla grassezza del capocollo. Spero di essere riuscito con questi 3 panini a racchiudere tutto quello che di buono ci può dare la nostra terra, la Puglia, le nostre Murge, con questi equilibri che passano dal vegetale e a equilibri che giocano anche con la grassezza di un capocollo. Spero di avervi dato delle buone idee facilmente replicabili a casa vostra.
nella maniera più semplice, nella maniera più divertente, anche perché sono degli ingredienti di facile reperibilità un po' per tutta l'Italia. Un saluto sincero da Francesco e mio fratello Vincenzo, agli amici di Italia Squisita, a tutti voi, un abbraccio e vi aspettiamo. Vi lasciamo con una poesia raccontata da Franchino in dialetto ruvese che parla appunto del patrimonio umano, vegetale e ambientale. Un patrimonio si custodisce. Quando è aprile e maggio la campagna si veste, c'è tu vai fuori e tutta una festa. Si guarda di 1000 fiore e la vita attorno di tutte le e che per la medica sono violate, con che bianco facciano innamorate. Se danno la mano e girano attorno, per l'onore un patrono del mondo. C'è cosa grande vi mandano, manca da poi che fassarei, che con Pasca si è pigliato, stia sciupo tutto creato. So cause, che vanno questa date, caneo, dare piante pigliamo la vita. La campagna è un patrimonio, lo dobbiamo custodire.